un altro video del giorno dopo. E quando escono con questa frequenza, solitamente non è proprio un bellissimo segno, ecco. Ma, ma andiamo dritti al punto. La propaganda del triplete sfumato. Mi piace proprio chiamarla così, la propaganda, perché giustamente è un'opportunità che hanno cavalcato benissimo i vari giornali, i mezzi di comunicazione, tutto il resto. Ma è il loro lavoro, ragazzi, quindi non è che sto qui a dire, mamma mia, no, no, funziona così. Poi ricordo anche le dichiarazioni di Inzaghi che ironizzava sul treble, perché giustamente sei in corsa, no, lottiamo a perdere le prossime partite. Sei in corsa, provi davvero ad arrivare in fondo su tutti i fronti e vediamo un po' come va. È andata male sul versante Coppa Italia, è andata male, anzi quasi malissimo, perché perdi un altro derby con tre pere, tre schiaffi li ho chiamati così, altri tre che si sommano a quelli della Supercoppa e a tutto il resto, e però c'è la nota positiva. Almeno in questa stagione il Milan, mi dicono, non dovremmo più affrontarlo, perché forse se in semifinale di Champions ci fosse stato il Milan ero forse ancora più preoccupato a sto punto. Quest'anno va male col Milan, va malissimo, malissimo, malissimo. Ma ritorniamo al triplete sfumato, che ribadisco, ci sta che venga, che se ne sia parlato così tanto, e adesso è normale che se ne parlerà come obiettivo sfumato. La cosa divertente è questo, addirittura sembrava un obiettivo. Ecco, io chiedo, ma davvero l'Inter poteva vincere tutto? Coppa Italia, scudetto, Champions, con Lautaro Martinez, grande Lautaro Martinez, capitano, Thuram, bel giocatore, Thuram, ok, non è finita. Arnautovic, per carità, buona stagione, si danna, e questo per me vale tantissimo, ma è Arnautovic, Taremi, Taremi, cioè Taremi, che fa fatica a reggersi in piedi, e Correa, Correa. Se Inzaghi avesse vinto il triplete con Lautaro, Thuram, Arnautovic, Taremi e Correa, io dico, andate alla Pinetina e fateli per favore, non lo so, ma anche un gabinetto placcato in oro che quando va a fare i suoi bisogni, ah, che bello, che magnifico. Perché davvero Inzaghi, in ogni caso, attenzione, lo dico adesso, in ogni caso Inzaghi merita un plauso, perché ribadisco, ci sta facendo vivere una stagione dove comunque tu arriverai alla fine e ti sarei giocato tu, cioè è bello essere lì a fremere per una semifinale di Champions League contro il Barcellona. In campionato ti stai giocando lo scudetto contro il Napoli di Conte, che tanti definiscono scarso, perché di calcio ne sanno poco, lasciatemelo dire. E il fatto che Conte sia andato a Napoli è il primo a capire che c'erano le possibilità, se no mo ci andava Conte, no, ma questo è un altro discorso di cui abbiamo parlato. E quindi il fatto che Inzaghi, e ribadisco veramente Inzaghi, col suo lavoro ci abbia portato a questo, con giocatori che ho appena citato, io dico solo un plauso a questo allenatore. Lo dico adesso perché il giochino è già partito. Il giochino è già partito e lo conosciamo benissimo il giochino. Il giochino è che, caspita, triplette, Inzaghi può fare il triplette, bravo, ma che allenatore, eh? Se poi però alla fine, molto probabile, molto molto probabile, non vinci nessun titolo,
come giudichiamo il lavoro di Inzaghi? Lo so bene, per tanti sarà fallimentare. Si è già parlato, già vedo i titoli, già li vedo, ci sono già arrivato. Per me non può essere fallimentare un allenatore che non buca mai l'obiettivo Champions, cioè ogni anno almeno ottavi di Champions, e prima, ribadisco, prima era utopia pensarlo, non prendiamoci in giro, prima non si ci andava neanche in Champions. Il Milan, che lo so, potrà portare a casa due coppe. Dal punto di vista economico, la stagione del Milan, altro che fallimentare. Bucare la possibilità di andare in Champions, sia a livello di brand e tanto altro. Poi è ovvio, c'è il discorso tifoso. Per il discorso tifosi è così. I tifosi vogliono vincere, vogliono riempire la bacheca, assolutamente. Ma un discorso generale e di crescita anche globale, e la crescita poi ti può portare ancora maggiormente alle vittorie in maniera anche continuativa. Io il percorso di Inzaghi all'Inter l'ho visto in perenne crescita, in perenne crescita. Inzaghi è migliorato tantissimo, ribadisco, anche sotto l'aspetto della comunicazione. Il primo anno mi faceva accapponare la pelle Inzaghi, mi faceva accapponare la pelle. L'altro giorno hanno provato a dargli del piancina, ma lui continua a ribadire nessun alibi. Anche ieri, quando la squadra si vede è cotta, e siamo stanchi, ma nessun alibi. Ma quale alibi? Noi non deve essere un alibi, anche perché anche le altre sono stanche, anche le altre giocano tanto, e l'ha detto ieri. Il primo anno Inzaghi queste robe non le neanche pensava, forse non le pensa neanche oggi, ma le dice, ma le dice. Cioè, quindi anche sotto questo aspetto Inzaghi è migliorato. Forse è l'unico veramente torto, è l'unico downgrade che ha fatto sempre al primo anno e che si porta ad oggi, è che l'acquisto più oneroso che ha avuto Inzaghi, se non sbaglio, è proprio Correa. Cioè, quando mai hanno speso 30 milioni per il cartellino di un giocatore? Da quando c'è Inzaghi? Non parlo da prima, da quando c'è Inzaghi. Ditemelo voi, perché forse mi dimentico io. Quindi, ragazzi, io lo dico adesso, io Inzaghi me lo tengo anche con zero titoli, lo dico ora, lo dico adesso, me lo tengo stretto Inzaghi, me lo tengo stretto, perché va avanti con i parametri zero, ragazzi, va avanti con i parametri zero. Ma ragazzi, non scherziamo, non scherziamo davvero, non scherziamo davvero, per favore. Anzi, dopo questi piazzamenti, per favore, per favore, ma dico per favore, l'anno prossimo, non mettiamoli in rosa solo due attaccanti e mezzo, perché è di questo che parliamo. Due attaccanti e mezzo, con due attaccanti e mezzo in rosa, non puoi, veramente penso che stiamo facendo noi i miracoli. Ecco, visto che sento abusare questo, i miracoli sta facendo Inzaghi per quanto mi riguarda, con due attaccanti e mezzo, per quanto mi riguarda. E come impatterà sta partita? In nessun modo impatterà, nel senso che l'Inter è così da molto tempo ormai, così da molto tempo, cioè con questa autonomia di 45 minuti. Cioè l'Inter ha un'autonomia di 45 in tutte le partite, l'abbiamo visto col Cagliari, meno male che ha segnato Bissek, se no anche lì, no? La squadra dopo un po' non gira, con l'Udinese, col Parma, col Bologna stesso, buona quadrata, ma non ce la fai, non ce la fai, non hai un'autonomia illimitata. E attenzione, è più stanchezza mentale per quanto mi riguarda che fisica, perché anche, per esempio, il Milan ha giocato 59 partite, o 51, aspetta, ma l'avevo segnato, lo dicevano? No, il Milan 49 stagionali, l'Inter 51. Milan 49 e l'Inter 51. Cioè, due partite di differenza, eh. No, non tantissime. Eppure la stanchezza mentale, secondo me, è diversa. Perché le partite che ha dovuto affrontare l'Inter, ovviamente, avevano un impatto diverso. Tante il Milan le ha giocate tanto per, se vogliamo. E quindi c'è questa differenza qua. E
io, se ve la devo dire, per quello che sto vedendo, io vedo più percorribile il percorso Champions che il campionato a sto punto. Perché, perché vedi il traguardo più vicino, il campionato su 5 partite. 5 partite con quest'Inter qua stanca, a meno che rientra Dumfries, vediamo l'autonomia di Thuram, vediamo un po'. Ma l'Inter così non ce la può fare. L'Inter così non ce la può fare perché l'Inter ha bisogno di una squadra che sta bene. Perché l'abbiamo detto mille volte, l'Inter non ce l'ha il Leao della situazione che se gli va, ti salta l'uomo, ti crea scompiglio e vinci la partita. Andando ancora ad alzare il livello. Yamal, l'Inter non ce l'ha. Il giocatore, ma vabbè, il Barcellona ne ha 10, mica uno. L'Inter non ce l'ha. Quante volte l'abbiamo detto? L'Inter non salta l'uomo. E quindi se ti manca una pedina del genere, e quindi come guadagni metri in campo? Girando palla, gioco, se non ce n'è si fa dura. Vediamo, vediamo signori miei, vediamo ragazzi. Per il momento è questo. Non so che altro, c'è poco altro da aggiungere. E va bene ragazzi, va bene. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa se volete, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.